una roba grossa così, devi qualcosa di dire. Chiamiamo. Non scattare. In inglese che ti bravo. Era tu. I love you, si dice? Cosa? L'albergaio. Cos'è l'albergaio? Questa è una serie, è una storia vecchia, fa una serie nuova, quindi è ancora più. Un giorno potremmo dire, io l'ho visto dal vivo. Buongiorno. Buongiorno, welcome. Buongiorno. It's working. So, volete dire, I think you want to say something to the audience. Yes, we are very, very thrilled to be here in Lucca at this convention. It's incredible. So big and so many dedicated fans. We're thrilled to be able to carry on the amazing work that George Lucas, Ron Howard, Warren Davis started in '88 and bring it into this modern era. And we have a very, very special surprise. We're going to be showing you a clip of supercuts from the first episode. You are the first people in the world to see this. It's really good. It's really good. We are biased, obviously. Yeah. È fantastico essere qui a Lucca, grazie a tutti. Adesso faremo vedere questa clip che nessuno ha mai visto prima, quindi voi sarete i primi a vederla. Abbiamo fatto questo lavoro di portare avanti quello che era già stato iniziato da George Lucas e Ron Howard e quindi ci abbiamo messo noi stessi. La clip è fantastica, ovviamente noi siamo di parte, però è comunque molto bella. You want to add something? I feel like we just had. I feel like we
just had such a great time shooting this show together, and you know, the quest that we go on is so exciting, and to have experienced that as a cast and crew has just been so exciting. And the scale of the show, I hope that you'll really enjoy, because it's pretty great. We're only going to show you like a part of episode 1, I think. Yeah. But you'll get the scale of the show, and hopefully you'll get to see our characters' connections as well. It's very exciting. You get the general gist of it. On a big screen. Yeah. Yeah, and so much love and hard work went into this show, and I hope that comes across as well. Girare questa serie per noi è stato fantastico, andiamo tutti insieme all'avventura, alla ricerca di questo personaggio, ci siamo molto divertiti a lavorare tutti insieme, e credo che adesso andremo a vedere un pezzo dell'episodio 1 e spero che riusciate a vedere la scala, la grandezza di questo lavoro e la connessione che c'è stata tra di noi come cast, e andrete proprio a vedere il cuore della nostra ricerca e della nostra avventura. Buona visione, ci vediamo dopo qui sul palco, così continueremo a parlare con il cast. Grazie. Qual è il vostro rapporto col fantasy come genere e qual è stato il primo approccio con cui siete arrivati appunto a questo genere? È stato un film, un fumetto, un libro? We were saying earlier that being at Lucca Comics feels very different to being at any other Comic-Con that we've been to. I think everybody's costumes are so modern, but the buildings are so traditional, so both of them put together it feels like you're in this crazy world. And in regards to fantasy, we were saying before that we like diversity-wise didn't really feel like there was necessarily a place for us in fantasy, but Willow has changed that, and I'm glad that young people are going to be able to see people that look like them in shows that they love. Sicuramente Lucca è diversa da tutti i festival e Comic-Con a cui siamo stati, i costumi diversissimi che abbiamo visto sono molto moderni in contrasto con gli edifici che invece sono molto tradizionali. E per quanto riguarda il fantasy, sicuramente è un mondo in evoluzione, ma Willow ha un po' modificato anche la visione di questo mondo, e lo vedrete sicuramente nella serie. Funziona questo se ce n'è un altro, se no facciamo avanti via. Avete già delle domande? Ce n'è una lì giù. They are shy. Braccio di ferro, eccolo. Io ho visto il film della serie Willow quando ero un ragazzino ai tempi delle medie, e penso che la cosa che ci aspettavamo tutti era di rivedere Warwick Davis nel ruolo di Willow. Com'è stato lavorare con lui? Com'è stato il primo approccio e il lavoro in generale? I
I also saw the film when I was a child. I happened to be old enough to have been alive when it was released. So I was quite scared to step into this world that was part of my childhood. And I think we were saying earlier on that although Warwick is a consummate professional and we had 𝙗𝙚𝙤𝙚𝙤𝙗 as well, they were also quite open with us about how they were nervous to come back to this world after so long. So I don't know, a lot of these communal sort of trembly fears about opening this world up again. But Warwick is also one of the funniest people I've ever met, and it was never difficult on set, I don't think. We always had a good time, we always laughed a lot off of camera and on camera, and I think that energy really comes through the show. So yeah, it was a dream to work with Warwick. Io ho visto il film quando ero piccolo, ero già vivo quando è uscito il film ed è stato sicuramente spaventoso approcciarmi a questo grande classico della mia infanzia. E anche se Warwick e Joan sono dei grandi professionisti, sono stati fin da subito aperti nei nostri confronti e abbiamo potuto condividere le nostre paure anche nell'approcciarsi a un classico del genere. E Warwick è una delle persone più spassose e divertenti che io conosca. Non c'è stato un momento difficile durante le riprese ed è stato veramente un sogno diventato realtà. Abbiamo visto delle scene d'azione molto importanti, anche molto intense. Come vi siete preparati? So che ci sono stati insomma dei mesi di addestramento prima delle riprese. Com'è andata? Ce lo raccontate un po'? Episodes 1 and 2. And then we had no time to rehearse, which was very scary, but I think the rehearsal process that we had kind of prepared us for learning routines and stunts on the like 5 minutes. Learning whole stunt routines in 5 minutes was intense. But yeah, the process was really fun. It was very draining. Uma had a whole body transformation, which was very impressive. But we also got time to spend with each other and get to know each other, which was really helpful. Yeah, and I feel like we also had like a lot of time to rehearse scenes, which was really nice. And we could like understand the layout of the set that we were going into, and then get further information from John Kasdan, who's our amazing writer, showrunner, and he really kind of filled us in with the details of our characters, backstory, and also kept quite a bit from us, which was great because it was surprising and it kept us on our toes, and it meant we were figuring out the journey with the character, like going along with the character, figuring out the journey at the same time, which was just like, it was exciting. Yes, I was very skinny when we started the show, and I had to be a lot wider. So I ate a lot of food and picked up a lot of heavy things for a lot of months. And for the main part, I feel like we sat in our characters so much, like these guys said, that a lot of the quest scenes when we were together sort of came quite naturally because our dynamic was so settled. We created such a strong dynamic. But then some of the more emotional scenes, because everyone goes through these incredible arcs, would take a minute. You know, there was a lot of like settling into these characters because they all have so much depth. It was a really joyous thing to do. Ha detto, beh sì, siamo stati preparati, eravamo pronti effettivamente per l'episodio 1 e 2 e poi successivamente non abbiamo avuto più tempo di provare, di prepararci, ma siamo stati preparati per ogni singola scena, anche quelle di 5 minuti che però erano state provate e riprovate in maniera molto intensa. È stato sicuramente estremamente divertente ma anche molto stancante, abbiamo visto anche cambiamenti addirittura nel corpo, però è stato un periodo questo della preparazione molto importante perché ci ha aiutati anche a conoscerci meglio. Ellie ha aggiunto, abbiamo avuto tempo di prepararci, abbiamo anche
avuto tempo di capire tutto il layout delle scene, come sarebbero state girate, e John ci ha anche aiutato raccontandoci dettagli dei nostri personaggi, ma non proprio tutti, alcuni si li è tenuti per sé, e questo ci ha aiutato perché noi abbiamo scoperto i personaggi insieme a loro, nel loro viaggio, ed è stato estremamente interessante e molto bello. Amar ha detto che all'inizio non era così tanto grosso come poi è dovuto diventare, perché gli hanno fatto mangiare molto cibo e gli hanno fatto fare i pesi, ed è stato proprio una ricerca, un viaggio insieme a tutto il cast, e si sono create anche durante questo periodo delle dinamiche forti tra di loro, e sicuramente hanno attraversato l'arco del personaggio, quindi si sono sviluppati insieme al loro personaggio. C'è una domanda qui? Volevo sapere se ci potevano raccontare il loro ricordo preferito delle riprese. I've got a lot. That's so hard to pick one way. I think, actually we've described this as our worst memory a lot of the time, but I think the rain machine really brought us all together. We struggled through that, it was quite treacherous. A lot of rain. Definitely, I was talking earlier on about waking Warwick up from a dream in a scene where I had my face this close to his, and we were touching noses, and we were just giggling like this for about 45 seconds. That was when I was would take a second and think to myself, what am I doing for a living? Yeah. And there was also one scene where Tony and I were shooting in the forest, and our scene had started very far away on a very long lens, and we were walking towards you guys, or sat in the forest, in one of the episodes, and the crew was very far away, so it was just Tony and myself, and there was this old bit of wood, and we had these daggers, and so we were just like knife throwing. Apparently, people were like, action, action. We were like, and that was not what we were supposed to be doing. For about 45 seconds, everyone was waiting for us to act, and we were like, yes! Yeah, very embarrassing. Eric ha detto che è difficile scegliere una scena, ma ne ha scelta una che inizialmente era il loro ricordo peggiore, però alla fine, ripensandoci, è stato divertente, che era quella della macchina della pioggia, perché c'era molta pioggia ed è stato difficile farci l'abitudine e imparare a girare quel tipo di scene. Amar invece si ricorda di aver svegliato Warwick e di essere rimasto naso a naso con lui per un sacco di tempo, e si stava chiedendo: ma cosa faccio come lavoro esattamente? E un'altra scena di cui si ricorda molto bene è la scena della foresta, in cui lui e Tony dovevano girare appunto in una foresta, e la crew era lontana e loro si stavano distraendo tirando coltelli, e quindi non riuscivano a sentire quando la crew diceva: iniziamo le riprese. Ci sono altre domande? Continuo io nel frattempo. Allora, una cosa che mi piace molto di tutti i personaggi, c'era? Dov'è? Ah, ecco lì, alzati in piedi, sì. Thank you. I'm glad. Like this. Thanks. Hello, what was the biggest challenge during filming for you? I was just going to say, what wasn't a challenge? I mean, like, I know we've said this already, but practically speaking, the rain machine was a bit difficult, just in the sense of we were underwater for like 3 weeks, or under a rain machine, so it was like being under a shower all day. And Wales is particularly cold, so, but it was interesting because we had ways of like keeping warm, and we were also being
very active because a lot of those scenes were like fight sequences. But we like banded together and were constantly kind of checking in and making sure everything was okay, because meanwhile we were kind of turning into sea creatures, I suppose, because we had just been underwater for so long. You know, also, there's a really great scene between myself and Erin and Ruby in one of the later episodes where I had to sort of, yeah, do like quite an intense scene with you guys. You don't know what scene it is, well I can't give it away. We can spoiler. It's the three of us in a castle. I mean, that happens a lot in the show. But I had to pretend to be a version of this character that was quite difficult to be. She knows, yeah, and I was, yeah, it was quite strange for me to be this, to really perform in this way that was so against what I believe in, and do it to two like amazing actresses who I really love as people. I'm just like, oh, this is hard. It was quite a challenge, the more serious stuff. Sì, allora, lui ha detto quale non era una grande sfida durante le riprese, tutto è stato difficile. Ellie ha ricordato che la macchina della pioggia era sicuramente una cosa tremenda, perché le sembrava di stare sotto la doccia tutto il tempo, costantemente, e ovviamente in Galles non fa molto caldo, però era anche un modo per legare, perché comunque andavano a chiedersi come state, tutto bene, perché gli sembrava di diventare una creatura marina. Hammer ha detto che la scena più difficile per lui era una scena con Ruby e Erin, una scena intensa di cui non può dire niente, e una scena che ha luogo in un castello. Ovviamente ci sono molte scene che hanno luogo in un castello, ma era una scena in cui doveva fare una particolare interpretazione di un personaggio difficile per come si approcciava con gli altri personaggi, ed è stato difficile per lui. Ci sono altre domande? Se ci sono, alzatevi in piedi. Ci sono? Eccola. Dal trailer, da quello che abbiamo visto, sembra una serie molto diversa dalle altre serie fantasy, anche un po' come stile. Ho visto che ci stanno anche dei rimandi molto agli anni 90 forse, non so, quindi mi sembra di aver capito appunto che anche voi la percepite molto diversa, anche cosa effettivamente lo è. Yeah, I think it's very different. I feel like there's definitely similarities in the like light-hearted comedy romance side of it, but also it feels like there's a lot more issues that are addressed that are happening in today's society that, you know, I think people are going to be able to watch and feel quite seen. Yeah, it's the same world that was created in '88, but with the chance to explore that in 8 mini movies, essentially, as a bigger show. And so it's that world that's your own 8 mini movies. But it's taken that world that we all know and love and exploded it bigger and shown so many facets of that world. And so with that new exploration into what the world of Willow is, comes new thoughts and feelings and issues that we all get to explore. And it's very much been updated for our times, but it still retains the heart and soul, I think. And I think the tone of the original film is so distinct and so quirky and individual, because it just is like weird and wonderful, and I really hope that we've managed to kind of convey that in the series, because it is so particular and so like extraordinary just in itself. So hopefully we have brought that to the series. Erin ha detto che sicuramente ci sono diversi aspetti che nel film non c'erano e che riguardano comunque il mondo d'oggi. Hammer ha detto che
è un mondo, è lo stesso mondo, ma in qualche modo cambia, perché si riesce ad esplorare con 8 mini-film, che sono gli episodi, si riesce ad esplorare una molteplice sfaccettatura. E è bello perché riprende questo mondo conosciuto di Willow e lo fa diventare molte altre cose, ed è anche aggiornato, quindi ai giorni d'oggi, però l'anima del film, l'essenza è sempre quella. Devo aggiungere, ok, Ellie alla fine ha detto che il tono rispetto al film originale è un po' diverso nel mondo fantasy, diciamo, quindi un po' strano ma anche spettacolare allo stesso tempo, e loro hanno cercato di riportare questa sensazione, questi sentimenti nella serie, e che è di per sé spettacolare secondo loro, e quindi sperano di suscitare negli spettatori le stesse emozioni e ricordi rispetto al film. Legato a questo aspetto mi piace molto che tutti i personaggi debbano cercare qualcosa oltre la barriera, oltre la loro zona di comfort. Per voi attori è stato lo stesso? Cioè siete andati molto oltre i vostri limiti sul set? Yeah, I think any undertaking like this, which is a long process. We were in Wales for almost 9 months. It started with us getting to know each other for the first time, doing boot camp for a month where we trained and learned our lines and did research, rehearsals, and then we start shooting. You're still discovering everything about yourself and the character as you start that process. And the beauty of doing a quest show is a lot of that comes across. Even though you shoot things relatively out of sequence, we still felt like we were going on a quest, off camera as well as on camera, and you grow. It's quite a beautiful thing. I think a lot of the fights as well was quite difficult. Yeah, like I said before, learning them in a short amount of time and trying to not actually stab each other was quite tricky. Although I did hit you a lot. Omar hit me a lot. He hit me in the face. And we don't actually fight in the show. Yeah. So I don't really. We have no fight scenes together. We have no fight scenes together. So I hit you 3 times. It's a big sword. All of my bruises actually were probably because of Omar. I don't know. All of my bruises were from me as well. It's a big sword. Amar inizialmente ha detto che è stato un processo molto lungo durante il bootcamp, il mese prima delle riprese. Hanno capito che comunque la ricerca che andavano a fare con i personaggi era anche una ricerca su loro stessi, hanno sentito che stessero cercando qualcosa sia con le telecamere che fuori dalle riprese. Erin ha aggiunto che per uscire dalla comfort zone c'erano anche le scene di combattimento che erano state dure da girare e avevano avuto del tempo per imparare a combattere, ma non poi così tanto, dovevano capire anche come non colpirsi a vicenda, e in realtà si sono colpiti svariate volte, non sanno bene come, perché in realtà i momenti di combattimento sono finti sulla scena, però si sono colpiti diverse volte, e sia Erin che Amer hanno detto che entrambi si sono causati lividi a vicenda. I think the original film is all about believing in yourself, and I think most of the characters in the show could do with a bit more of that, and I think they go on a journey of finding belief and hope in themselves and who they are as an individual. And I think as people we can always have a little bit more of that sometimes, particularly maybe on the screen. If we see some hope, then it's always a good thing. Sì, penso che il film originale parli molto di credere in se stessi e vedere i personaggi che vanno in questa ricerca di se stessi è molto bello, e poterlo avere sempre più film è ottimale.
purtroppo il tempo a disposizione è finito, volevo ringraziare ancora i nostri ospiti e ricordarvi che la serie arriva su Disney Plus. Scusate, alzatevi tutti in piedi, facciamo un selfie tutti quanti insieme.